tutti, sono Ali e questo è il primo video che faccio per Itica Quest. Dato che per l'appunto si tratta del primo video che provo a fare per il canale, vi prego di essere magnanimi. Non ho la benché minima esperienza né in quanto a registrazione né tantomeno in quanto a montaggio, ma cercherò comunque di fare del mio meglio e soprattutto cercherò di migliorarmi nei video che verranno in futuro. Accetto comunque consigli, critiche e suggerimenti per migliorare e spero che comunque il risultato possa piacervi. Fatte le doverose premesse, passiamo al tema di oggi. Come avrete probabilmente intuito dal titolo, in questo video intendo proporvi una top 5 dei titoli che più attendo dal 2017. L'anno che è appena iniziato si configura come un anno veramente pieno di uscite interessanti e il solo primo quadrimestre dell'anno vede uscite veramente importanti come Tales of Berseria, Nier Automata, Horizon Zero Dawn, Nioh e soprattutto Mass Effect Andromeda e Persona 5. Ci sono poi tantissimi altri titoli di spessore che pur non avendo ancora una data di uscita precisa sono stati confermati per il 2017, che si configura quindi un anno davvero interessante, nonché pesante per le nostre finanze. Tengo a precisare che la classifica che segue non ha alcuna pretesa di oggettività, né tantomeno vuole rappresentare i gusti della community. La community infatti sta esprimendo le proprie preferenze tramite gli awards, un'iniziativa che abbiamo lanciato da poco in pagina e che vi invito a controllare, vi lascerò il link in descrizione. Quella che segue quindi è una classifica che rappresenta solamente i miei gusti personali. Vi parlerò quindi di giochi che creano più hype alla sottoscritta e probabilmente non saranno gli stessi giochi che inserireste voi nella vostra top 5. Vi invito in ogni caso a farmi sapere quali sono i titoli che più attendete con la vostra personale top 5, sia nei commenti, sia sul forum o in pagina Facebook o nel gruppo Facebook che abbiamo da poco inaugurato. Insomma, fatemi sapere. Esaurita l'introduzione possiamo lanciarci nella classifica, ma prima, sigla! Alla posizione numero 5 troviamo Atelier Firis, The Alchemist of a Mysterious Journey, in uscita il prossimo 10 marzo per PlayStation 4, PlayStation Vita e Steam. Firis è l'ultimo capitolo della serie Atelier, sviluppata da Gast e prodotta da Koei Tecmo, e che personalmente è anche una delle mie serie preferite. Già questo potrebbe sembrare un motivo sufficiente per inserirlo in classifica, ma devo dire che anche per gli standard della serie Atelier, Firis mi ispira veramente tantissimo, sin da quando sono iniziate a trapelare le prime informazioni lo scorso maggio. Ma rispetto al suo predecessore Atelier Sophie, uscito per PlayStation 4 e PlayStation Vita e prossimamente in arrivo anche su Steam, Firis sembra un vero e proprio passo in avanti per la serie, che sfrutta appieno la next gen. Il tema principale del titolo sarà quello del viaggio, e ciò marca già una grossa distinzione rispetto alla maggior parte dei suoi predecessori. La nostra Firis, infatti, anziché fare ritorno al proprio atelier dopo ogni spedizione, viaggerà in lungo e in largo per il mondo di gioco, esplorando molte regioni dai climi diversi e sintetizzando lungo la strada, grazie alla sua tenda e al suo zaino pieno di ingredienti. Pienamente in linea con il tema del viaggio, Atelier Firis proporrà mappe di proporzioni mai viste prima nella serie, che stando alle promesse di Gast saranno 5 volte grandi quelle viste in Sophie. Per queste ragioni sono davvero curiosa di provare Firis e vedere quanti passi avanti abbia fatto la serie. C'è da dire comunque che innovazioni a parte, probabilmente comprerei il titolo pur non sapendo niente della serie, grazie al character design ancora più adorabile del solito e alla meravigliosa cover che esibisce Firis e Lian in tutta la loro bellezza. Alla posizione numero 4 troviamo Tales of Berseria, in uscita il prossimo 29 gennaio per PlayStation 4 e Steam. Berseria è l'ultimo capitolo di una serie che per gli amanti dei JRPG non ha bisogno di presentazioni, quella dei Tales of. Nonostante abbia giocato a diversi capitoli della serie, nessun Tales of mi ha mai ispirato tanto quanto Berseria. I fattori di questo mio hype senza precedenti per Berseria sono sostanzialmente l'impronta più dark della trama, l'ambientazione piratesca e il cast di personaggi che sembra veramente interessante. A partire dalla protagonista stessa, Velvet, che oltre ad essere la prima protagonista femminile indiscussa della serie, sembra anche essere un personaggio particolarmente grigio e ricco di sfaccettature. Inoltre, a differenza della maggior parte del fandom, ho apprezzato personalmente moltissimo Tales of Berseria, e il fatto che Berseria ne sia un prequel non fa altro che aumentare il mio hype. Ritengo infatti che Zestiria avesse una lore e un mondo di gioco veramente interessanti, che però non sono stati sfruttati appieno all'interno del gioco e che avrebbero sicuramente potuto essere approfondite di più. Il fatto che Berseria ne sia un prequel ambientato in un passato lontano, secondo me non è altro che un'ottima occasione per recuperare questa lore interessante, questo mondo di gioco che aveva ancora tanto da dire e finalmente approfondirli in modo degno. Non sono certa di prendere Berseria al day one,
data la mole di arretrati che devo smaltire, ma si tratta sicuramente di uno dei titoli che aspetto con più ansia e sono davvero curiosa anche in questo caso di vedere dove è andata a parare una serie longeva come quella dei Tales of. Alla posizione numero 3 troviamo The Legend of Heroes, Trails in the Sky the Third, in uscita durante la primavera 2017 su Steam. Probabilmente molti di voi già sanno che la serie Trails è diventata nel corso degli ultimi anni la mia serie di JRPG preferita in assoluto e quindi è facilmente intuibile perché io l'abbia inserita in classifica. C'è da dire che la localizzazione di Trails in the Sky the Third era tutt'altro che sicura, considerando che sono passati 10 anni dalla sua uscita in Giappone. Perciò, quando una mattina mi sono svegliata e ho trovato un tweet di Xid che faceva riferimento a un prete e a una suora, diciamo che la mia reazione è stata particolarmente ricca di hype, soprattutto considerando che avevo finito Trails in the Sky Second Chapter da una sola settimana e credo che tutti quelli che hanno giocato a questo meraviglioso gioco portandolo a termine sappiano quanto si desideri il terzo capitolo una volta arrivati alla fine. Nonostante Trails in the Sky Second Chapter concluda in modo più che degno la storia di Estelle e Joshua iniziata nel primo Trails in the Sky, c'è ancora tanto da dire per quel che riguarda il regno di Liberli, i contenuti di Zemuria e i personaggi introdotti in Trails in the Sky. A partire dallo stesso Kevin, il prete errante introdotto in Second Chapter come personaggio giocabile e protagonista indiscusso di The Third. Inoltre, dopo aver giocato anche ai due Trails of Cold Steel, mi sono pienamente resa conto di quanto sia enorme l'universo della serie Trails, e sono sicura che The Third, che si concentra in particolar modo sul ruolo della chiesa di Aidius e delle sue organizzazioni, sveli un sacco di dettagli interessanti a livello di lore e di trama orizzontale della serie intera. Sono quindi tantissimi i motivi che mi spingono ad essere hypata per questo titolo, e non vedo l'ora di rincontrare Stell, Joshua e tutti gli altri in una nuova avventura. Sono davvero curiosa di vedere che cosa ha in serbo Kevin e che cosa ha in serbo la chiesa, e soprattutto non vedo l'ora di tornare a giocare a Trails. Alla posizione numero 2 troviamo Tokyo Xanadu, in uscita nel corso del 2017 su Steam e PS Vita. Tokyo Xanadu è un action RPG sviluppato da Falcom e prende elementi portanti da entrambe le sue serie più famose, ossia Is e Trails. Presenta infatti un gameplay action molto simile a quello degli Is più recenti, nonché elementi come i Bonding Point presi da Trails of Cold Steel, più altri extra che faranno sicuramente la nostra gioia. Tuttavia, ciò che mi ha ispirato particolarmente di Tokyo Xanadu sin dal suo annuncio è l'ambientazione urbana, contemporanea, che mescola la vita scolastica dei protagonisti, dei liceali di Tokyo, all'esplorazione nei dungeon con l'elemento soprannaturale. Una formula insomma che ricorda un po' Persona, e il binomio gioco Falcom con gioco che mi ricorda Persona non può che dar vita a un titolo che mi crea davvero tantissimo hype. Anche per quel che riguarda Tokyo Xanadu, l'annuncio di localizzazione è arrivato improvviso e insperato, soprattutto per quel che riguarda PS Vita. Infatti, il giugno scorso è stata annunciata, sempre relativamente al Giappone, una versione PS4 dal titolo Tokyo Xanadu X, che oltre a presentare dei meravigliosi 60 fps per il gameplay action, propone anche tanti nuovi contenuti aggiuntivi. Quindi, quando durante l'Anime Expo di quest'estate è arrivato l'annuncio di una localizzazione da parte di Axis Games, ancora più inaspettato considerando che è Xid di solito a occuparsi di titoli Falcom, ho letteralmente urlato di gioia. Seguo lo sviluppo di questo titolo sin dal primissimo annuncio nel febbraio 2015, non nascondo che ho acquistato una PlayStation Vita proprio sperando di poterci giocare. Il mio hype per Tokyo Xanadu è quindi veramente alle stelle. Se volete quantificarlo potete farlo pensando che ormai ascolto la sua opening su base giornaliera. Aspetto veramente con ansia che Axis Games annunci la data d'uscita di questo titolo e spero con tutto il cuore che possa arrivare in formato fisico per PS Vita anche in Europa. Alla posizione numero 1 troviamo, tra la sorpresa di assolutamente nessuno, Persona 5, in uscita su PlayStation 4 e PlayStation 3 il prossimo 4 aprile. Persona 5 non ha bisogno di presentazioni, stiamo aspettando tutti da anni, abbiamo subito ritardi e momenti di hype incontrollabili dettati dal release dei nuovi trailer. La serie Persona è una pietra miliare per gli appassionati dei JRPG e personalmente ritengo anche che sia una serie che si migliora con gli anni. Credo fermamente che Persona 5 abbia tutte le carte in regola per superare anche Persona 4, che aveva già perfezionato la formula di social link, persona, vita scolastica e dungeon introdotta in Persona 3. Sono davvero curiosa di vedere Atlus alle prese con un Persona su nuova generazione. I dungeon per esempio sembrano davvero bellissimi e curati, il gameplay sembra ancora più dinamico e soprattutto sono davvero intrigata dal concept di questo gioco. Se è vero che i personaggi di Persona sono sempre stati intriganti e soprattutto approfonditi, in Persona 5
Ci troviamo davanti a un gruppo di antieroi, dei veri e propri liceali che diventano ladri per rubare i cuori degli adulti che vengono corrotti. Ho veramente delle aspettative enormi per quanto riguarda Persona 5 e sono anche convinta che le rispetterà in pieno. Solitamente ci vado con i piedi di piombo quando si parla di grandi titoli attorno a cui si è creata una grande cortina di hype, come in questo caso, ma Persona 5 mi ha convinto in tutto quello che è stato mostrato finora, a partire dai primi trailer fino ad arrivare agli ultimi gameplay. L'attesa per l'uscita occidentale è stata veramente estenuante, ma finalmente ci siamo quasi. Mancano ancora 4 mesi e poi finalmente potremo stringere tra le mani l'ultima fatica di Atlus e provare con mano questo gioco che sembra veramente meraviglioso sotto ogni aspetto. Siamo quindi arrivati alla fine della classifica. Prima di concludere il video vorrei fare 2 special mentions, ossia citare 2 titoli che non ce l'hanno fatta entrare in classifica ma che mi interessano comunque moltissimo. Il primo è Caligula, un'esclusiva PS Vita che verrà localizzata da Atlus nel corso del 2017. Ha lo stesso scenario writer di Persona 1, Persona 2 e i 2 Digital Devil Saga, e ruota attorno a una realtà virtuale creata da una idol, da cui devono fuggire i nostri protagonisti. Questo mi intriga veramente tanto e sono curiosa di vedere se è stato sviluppato a dovere. La seconda menzione speciale va invece da Atelier Shally Plus, altra esclusiva PS Vita in uscita il prossimo 20 gennaio. Si tratta in realtà di una riedizione dell'originale Atelier Shally uscito per PS3. I contenuti aggiuntivi però sono davvero tanti, ci sono addirittura 2 nuovi personaggi giocabili, che non sono altro che Ayesha e Lozi. Atelier Shally Plus si configura quindi come un'ottima conclusione per la trilogia Dusk della serie Atelier, e proprio per questo motivo non vedo l'ora di giocarla e di incontrare i protagonisti dei precedenti Dusk. Concluse le special mentions, concludiamo anche questo video. Vi ringrazio per avermi seguito e vi invito nuovamente a farmi sapere qual è la vostra personale top 5 dei titoli in uscita nel 2017 e fatemi sapere anche se il video vi è piaciuto. Ricordo inoltre che potete seguirci su Facebook, su Twitter, su Ludo Media e sul nostro forum e che se i nostri video vi piacciono potete iscrivervi al nostro canale. Vi ringrazio davvero per avermi seguito e ci vediamo alla prossima!